Onegaishimasu! Bentornati ragazzi in questo nuovo video. Oggi voglio mostrarvi qualche esercizio per colpire con i calci. Se rientrate fra tutte quelle persone che non hanno molta elasticità, non siete abituati a calciare alto, non dovete disperarvi, come ho già detto in altri video. Assolutamente non compromette la validità di un praticante di arti marziali questa cosa, ma oggi vi voglio mostrare 6 modi di colpire, 6 calci che possono essere portati alle zone basse dell'avversario per rendergli più difficile il combattimento. Sigla! Quando parliamo dei calci nelle arti marziali viene subito in mente queste immagini spettacolari di questi calci alti portati in tutti i modi e in tutte le salse. In realtà non è indispensabile, diciamo, ci sono stati tantissimi grandi campioni e tantissimi grandi combattenti che si sono affidati solo a particolari tipi di calci e neanche prendendo in considerazione appunto i calci alti. Magari per conformazione fisica, magari per una scelta di combattimento che più si adegua alle mie esigenze fisiche, magari tanta gente è portata a scegliere o a essere, diciamo, tra virgolette, un po' costretta a non usare tanto o non usare per niente i calci alti. Questo, come ho detto, non deve essere una limitazione, perché si può tranquillamente studiare calci portati alla parte media oppure bassa del corpo e non per questo si deve rinunciare a creare un danno all'avversario. Quindi, come ho detto, oggi vi faccio vedere questi calci, mi farò aiutare dalla mia studente Emma. Tutti i calci, la maggior parte dei calci che vi faccio vedere adesso possono essere portati sia al busto dell'avversario, ma principalmente sono tutti calci che vanno a indebolire le gambe, quindi la posizione, l'equilibrio, la velocità vanno a compromettere un po' tutto il combattimento dell'avversario se viene colpito ripetutamente con questi calci. Quindi principalmente tutti i calci che faccio vedere saranno portati qui sulla zona muscolare del quadricipite, frontale o laterale, e vanno a sollecitare quelle fibre muscolari che provano sia dolore e diciamo che i colpi ripetuti nella stessa zona possono poi alla fine, come ho detto, compromettere seriamente l'equilibrio e la velocità di chi li subisce. Non farò vedere queste tecniche direttamente in un combattimento, ma le farò vedere in un esercizio con un compagno. In questo caso io faccio vedere il mio esercizio con Emma, dove vi potete allenare a colpire con una distanza giusta le zone giuste. Quindi, come ho detto, partiamo con il primo calcio. Il primo calcio che vi voglio far vedere è il Mawashi Gedan, o comunemente chiamato un circolare basso. Il circolare basso che viene portato appunto, come ho detto, qui alla fascia muscolare importante della struttura superiore delle gambe, ma può essere portato anche a altezza del ginocchio per cercare di indebolire la struttura scheletrica del ginocchio. Ed ecco la sua esecuzione. Vi faccio vedere come potete studiare questi esercizi insieme ad un compagno con tranquillità, piano piano, per cercare di abituarsi a colpire con determinati calci in determinate zone. Bene, il secondo calcio è un altro modo per portare il Gedan Mawashigeri, il circolare basso, questa volta non con la gamba arretrata, ma direttamente con la gamba avanzata. Quindi copro la distanza che mi serve per entrare nella guardia dell'avversario e questa volta il calcio va all'interno della coscia dell'avversario o a prendere l'interno del ginocchio. Anche in questo caso si cerca di colpire non con il collo del piede, perché è una parte, diciamo, vulnerabile del piede, ma si cerca di colpire immediatamente con la parte più dura della tibia sopra, quindi si va a prendere l'interno del muscolo, l'interno coscia o l'interno, la parte interna del ginocchio.
Dalla guardia normalmente si esegue uno spostamento in avanti e si va a colpire l'interno del ginocchio. Vediamo il video. Terzo calcio, Kingeri, praticamente un calcio a salire. Principalmente lo possiamo usare per colpire praticamente le parti basse dell'avversario, ma in modo più sapiente può essere anche usato per colpire la guardia dell'avversario, per fargliela praticamente perdere per qualche secondo. Oltre a questo, dipende da come si rimane in una condizione in combattimento, può essere un calcio e può andare a colpire dal basso verso l'alto anche le gambe dell'avversario, per poi salire e andare a colpire anche sotto il mento. È un calcio relativamente semplice perché si tratta di un calcio a salire, ma è molto facile farsi male, soprattutto se si pratica a piedi nudi, perché è molto facile andare a impattare con le dita dei piedi o appunto con il dorso del piede, che è molto fragile. Quindi attenzione a come lo usate. Nel video vi faccio vedere, si vede solo l'esecuzione di Kingeri che va a colpire le parti basse. Vediamolo. Arriviamo al quarto calcio, Fujinkaku, potremmo definirlo una specie di stop kick, un calcio che va a stoppare l'azione dell'avversario, ma può essere usato anche per colpire e fa veramente male. Il calcio si esegue spostandosi in avanti verso l'avversario e calciando con la gamba che mi ritrovo dietro. Quindi portando la gamba in avanti, lasciando il piede lateralmente, si può andare a colpire la tibia dell'avversario, il ginocchio, basta spostarsi leggermente qualche centimetro per andare a fare pressione un po' lateralmente sul ginocchio dell'avversario, provocando danni seri, ma può essere portato anche qui vicino all'anca o alla parte bassa della pancia, mentre l'avversario viene avanti o mentre l'avversario si trova a una distanza giusta per eseguire questo calcio. Come ho detto, è un calcio che può essere usato sia per infastidire, sia per fermare un avversario che sta avanzando verso di me, sia che venga usato per colpire. In questa esecuzione vi faccio vedere il Fujinkaku applicato sia a livello basso della gamba che a livello diciamo medio dell'anca. Quinto calcio, Onogeri, calcio ad ascia, un calcio discendente che va a colpire con il tallone direttamente sul muscolo dell'avversario, sul quadricipite dell'avversario. Lo posso usare da una distanza ampia cercando di allungare tutta la gamba, ma si può usare anche da distanza ravvicinata tenendo più piegata la gamba e cercando di colpire con delle mazzate di tallone praticamente il muscolo dell'avversario. In questo video che vi faccio vedere facciamo uno studio dell'Onogeri da una distanza dove si porta sulla gamba e si sfrutta un po' tutta la distanza per conoscenza della tecnica. Ma l'applicazione di questo calcio può essere fatta davvero in tantissimi modi e credetemi, è un calcio che fa veramente male. Bene,
Ultima tecnica: se ho una particolare condizione per cui non riesco a calciare alto, non ho un'apertura dell'anca, o per vari problemi, o per incidenti, o per una conformazione fisica, quello che volete voi, quindi probabilmente non riuscirò nemmeno a colpire col ginocchio alto, perché naturalmente mi mancherà questa apertura dell'anca. Beh, non disperatevi, in questa tecnica Izageri, che è praticamente la ginocchiata, vi faccio vedere come si va a verso l'avversario, afferrando l'avversario, e si va a colpire col ginocchio, in questo caso non nella parte media che potrei avere difficoltà a raggiungere, ma si va a colpire con la stessa intensità dei calci che abbiamo fatto prima, sempre la parte muscolare del quadricipite, in questo caso quello avanzato. Quindi vado verso l'avversario e convergo con il ginocchio verso il muscolo dell'avversario, facendogli molto male. Vediamo il video. Qualunque di queste tecniche che ho fatto vedere in un combattimento, se ripetute sulla stessa gamba per tante volte, vanno veramente, se vanno a segno, vanno veramente a compromettere il combattimento, lo schema dell'avversario. Lavorare, combattere con il dolore e con le gambe che a un certo punto, per via del dolore, non ci sostengono più in un certo modo, può rivelarsi davvero uno svantaggio incredibile. Quindi per tutti quelli che vogliono allenare la parte bassa dei calci senza rinunciare all'efficacia, beh, potete provare questi esempi che vi ho fatto e poi fatemi sapere nei commenti se vi è stato utile. Naturalmente potete fare degli esercizi direttamente senza colpitori e poi potete mettere magari un colpitore leggero e poi via via un colpitore sempre più pesante, una volta avete la tecnica precisa, per provare a colpire sempre più forte e abituarvi all'impatto con l'avversario. Spero che questi consigli vi siano utili, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate like, iscrivetevi al canale e soprattutto lasciatemi un commento, perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. Fatemi sapere se già conoscevate queste tecniche e se le avete già lavorate. Ci vediamo al prossimo episodio. Domo arigato!